Benvenuti nel video dedicato alla creazione della manica kimono utilizzando il configuratore presente in TTCAD L3. Come esempio prendo un corpetto base con la manica kimono. Le stesse indicazioni che vi farò vedere in questo video valgono anche per il corpetto con le riprese e la manica kimono. Seleziono kimono di tipo C. Clicco su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi si apre questa finestrella che mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul Sì. Mi porta all'interno della pagina misure. Qui a destra vedo il corpetto base con la manica kimono. Qui sono nella pagina misure. Le misure che devo inserire si riferiscono al corpetto. Per creare e modificare la manica kimono devo cliccare su questa iconcina. Sotto c'è scritto manica kimono. Mi porta all'interno della pagina. Qui ho la possibilità di andare a modificare la mia manica. Mi vengono indicati lunghezza manica 60 centimetri. Facciamo una manica corta così si vedono le modifiche. 30 centimetri, faccio applica. Ecco qui che il programma mi ha modificato la lunghezza della manica. Qua in alto c'è mostra quote. Se io l'abilito, mi vengono indicati tutti i centimetri di cui è composto questo modello. Qui vedo lunghezza manica 30 centimetri. Circonferenza manica si riferisce alla circonferenza totale, quindi del davanti e del dietro. Inseriamo una circonferenza molto ampia, 40 centimetri, faccio applica. Ed ecco qua la manica trasformata. Mi vengono indicati 20 cm per il davanti e 20 cm per il dietro. Innalzamento spalla. Questi centimetri si riferiscono a questa distanza. Sotto vedo che c'è la costruzione del corpetto base. Questo è il punto spalla P3. La distanza tra il P3 e il C è 1,5 cm. Inseriamo una misura molto ampia così si vede la trasformazione. 5 centimetri. Applica. Ecco qua che il programma mi ha trasformato la manica, mi ha innalzato la spalla di 5 centimetri rispetto al punto originale della spalla. Spostamento incavo Y. Si riferisce, vado a togliere le quote così rimane più pulito, si riferisce allo spostamento di questo punto. In partenza questo punto si trova nella stessa posizione del P4 che è quello dell'incavo del corpetto base. Se io volessi spostare il punto incavo verso il basso, devo mettere davanti ai centimetri che desidero meno, perché il meno mi sposta l'incavo verso il basso. Se non metto un numero negativo, va verso l'alto. Inseriamo un numero molto alto così si vede lo spostamento. -6. Applico. Ed ecco qua che il punto incavo è stato spostato perfettamente in verticale rispetto al punto originale di 6 centimetri. Vi ricordo che il mouse funge anche da metro. Se io clicco sul punto 4 col tasto sinistro del mouse e trascino, la linea blu mi fa da metro. Qui in alto dove c'è scritto distanza, vedo che sono esattamente 6 centimetri. Raccordo sottomanica lato manica. Si riferisce al punto F. Se io il punto F lo volessi spostare più verso la lettera E, quindi il fondo manica, clicco sul più. Questi centimetri che mi vengono segnati è la distanza dal punto F al punto incavo. Col doppio più si sposta maggiormente rispetto al più singolo. Raccordo sottomanica lato fianco si riferisce alla lettera G e i centimetri che vedo qui si riferiscono alla distanza dal punto incavo. Anche qui se lo volessi spostare più verso l'H, quindi verso la vita, vado a cliccare con il doppio più e il programma mi costruisce una curva armoniosa.
Per quanto riguarda angolo inclinazione manica, vado a riportare l'innalzamento spalla, lo porto come era in origine 1,5, faccio applica. L'angolo inclinazione manica in partenza è 0, si riferisce a questo angolo qui che trovo sulla lettera C, da C a D. Se clicco sul meno, sul doppio meno, l'angolo si sposta di 10 gradi ed è questo, dalla lettera C alla lettera D. Con il meno singolo si sposta di 1 grado alla volta e il programma mi sposta tutto il sottomanica in modo armonioso. Questi spostamenti che vi ho fatto vedere vengono effettuati sia sul davanti che sul dietro. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!